Prova ad immaginare questa scena. È lunedì mattina ed è in corso uno sprint planning. Il team prodotto è in call e si sta discutendo una nuova feature. Qualcuno propone di raccogliere più dati degli utenti per migliorare la personalizzazione. Sembra una buona idea finché qualcuno non dice «Aspettate, il GDPR, che dice di questa cosa?» Ed è proprio qui che nasce il grande equivoco. Il GDPR viene spesso visto come un ostacolo, come qualcosa che blocca le idee e rallenta il prodotto. In realtà è l'esatto contrario, è una guida pratica per costruire prodotti migliori. Se lavori in un team prodotto, i 7 principi del GDPR non sono diritto astratto. Sono user experience, sono data strategy, sono decisioni di design. Ed è per questo che oggi li vediamo insieme, come se fossimo ancora dentro quello sprint planning. Perché la privacy non è un bug da sistemare alla fine, è una feature da progettare fin dall'inizio. Il primo principio, che impone obblighi di liceità, correttezza e trasparenza, ci pone una domanda molto semplice. Perché stai raccogliendo questi dati? Nel GDPR non esiste l'idea di raccogliere informazioni nel dubbio. Ogni trattamento deve avere una base legale precisa, come il consenso dell'utente, un contratto o un obbligo di legge. Ma la parte davvero centrale è la trasparenza. Trasparenza significa che l'utente deve capire cosa succede ai suoi dati senza essere un esperto di diritto. Linguaggio semplice, messaggi chiari, niente trucchi. Pensiamo a un checkout e-commerce. Chiedere l'email dicendo che servirà per inviare la ricevuta è trasparenza. Nascondere finalità di marketing dentro un testo incomprensibile non lo è. Vediamo ora il secondo principio, che impone la limitazione della finalità. Una volta raccolto il dato, il GDPR fa una seconda domanda. Per quale scopo lo userai? I dati possono essere utilizzati solo per la finalità dichiarata al momento della raccolta. Se quell'email serve per notifiche di servizio, non può diventare automaticamente uno strumento di marketing. È il principio del non fare il furbo. L'utente deve poter prevedere cosa succederà ai suoi dati. Se un'app di viaggi usa la tua email per confermare un volo, tutto è coerente. Se inizia a inviarti offerte commerciali senza un consenso specifico, quella coerenza si rompe. Passiamo ora al terzo principio, che riguarda la minimizzazione dei dati. Questo principio è sorprendentemente vicino alla user experience. Il GDPR dice: raccogli solo i dati necessari per raggiungere lo scopo, non di più. Ogni campo in più in un form crea attrito, riduce le conversioni, aumenta il rischio legale e spesso non serve davvero. Un'app di fitness ha bisogno dei tuoi passi per funzionare, non del tuo codice fiscale o del tuo stato civile. Qui privacy ed esperienza utente coincidono perfettamente. Vediamo ora il quarto principio, quello dell'esattezza. Un prodotto che si basa su dati sbagliati è un prodotto che funziona male. Per questo il GDPR richiede che i dati siano accurati e aggiornati. Se un dato non è più corretto, deve essere corretto o eliminato. Pensiamo a una banca che chiede di confermare i contatti prima di inviare documenti sensibili. Non è burocrazia, è un modo per evitare errori e proteggere gli utenti. Proseguiamo con il quinto principio, che impone la limitazione della conservazione. Molte organizzazioni conservano dati per anni perché potrebbero servire. Il GDPR introduce una logica diversa. I dati hanno un ciclo di vita. Una volta raggiunto lo scopo, devono essere cancellati o anonimizzati. Questo concetto prende il nome di Data Retention. Un portale di recruiting che elimina i CV dopo alcuni mesi, salvo consenso a conservarli più a lungo, sta applicando esattamente questo principio. Proseguendo con il sesto principio, sull'integrità e sulla riservatezza, possiamo affermare una cosa molto semplice. Se raccogli dati, devi proteggerli. È una responsabilità inevitabile. Questo significa progettare la sicurezza fin dall'inizio. Crittografia, controlli di accesso, autenticazione forte. La sicurezza non è un'aggiunta finale, ma parte integrante del prodotto. Quando usiamo la verifica in 2 passaggi o limitiamo l'accesso ai dati solo a chi ne ha davvero bisogno, stiamo applicando questo principio. Concludiamo con l'ultimo principio, il settimo, che è quello che tiene insieme tutti gli altri e che riguarda l'accountability. Non basta rispettare il GDPR, bisogna poter dimostrare di farlo, documentare decisioni, mantenere registri, effettuare controlli periodici. È la differenza tra dire fidati di noi e poter mostrare prove concrete.
In altre parole, la compliance deve essere tracciabile. Applicare questi principi non serve soltanto a evitare sanzioni, serve a costruire fiducia. E oggi la fiducia è uno dei vantaggi competitivi più forti che un prodotto possa avere. Se lavori in un team prodotto, la vera domanda è questa: quale di questi principi è il più difficile da applicare nella tua realtà? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per altri contenuti su AI, diritto e prodotto.